Buongiorno a tutti, sono la chef Valeria Piccini del ristorante Caino di Montemerano. Prepareremo per il concorso Acqua di Chef i pici, che sono un piatto tipico toscano con una matriciana diversa. Per la realizzazione dei miei pici abbiamo bisogno di farina 00, acqua, olio e una piccola parte di uovo. Per la matriciana avremo bisogno di pomodoro pachino, pomodoro San Marzano, naturalmente olio d'oliva, aceto di vino rosso, aglio e cipolla ce ne mettiamo tutte e due, vino bianco, guanciale, pecorino e un po' di latte. Parliamo di una matriciana diversa perché c'è questa diatriba che nella matriciana ci va aglio, ci va cipolla, non ci va niente e noi ci mettiamo la cipolla e l'aglio, tutte e due. La prima cosa che dobbiamo fare naturalmente è preparare l'impasto dei nostri pici che prima di essere stesi avranno bisogno di un riposo di almeno una mezz'oretta. Con la nostra farina facciamo una fontana dove metteremo una metà di uovo che però ci aiuta a rendere la pasta più stabile, un pizzico di sale e poi alterniamo versando l'olio e l'acqua. Aggiungiamo piano piano alternando acqua e olio e proseguiamo per fare il nostro impasto. Passiamo ad impastare con le mani e l'impasto non dovrà essere troppo duro perché devono essere stesi come se fossero degli spaghettoni fatti a mano. Se l'impasto è duro si allungano con più difficoltà. Ecco qua. Il nostro impasto è quasi pronto. Non lo lavoriamo troppo perché sennò spesso riaffiora l'olio durante il riposo. Ecco qua, dovrà riposare una mezz'oretta. Io normalmente faccio così. Ecco la nostra pasta, vedete com'è bella rilassata dopo il riposo. La stendiamo con il mattarello fino all'altezza di circa mezzo centimetro. In tutti questi passaggi bisogna utilizzare poca farina, altrimenti poi il piscio non si arrotola. Il piscio è una delle paste povere, acqua e farina. L'uovo ci si mette ora per essere certi che non si spezzano durante la cottura, però quelle paste povere addirittura veniva condito con le briciole di pane. Praticamente i pici con le briciole erano la pulitura della maglia, acqua, farina e briciole. Chi se lo poteva permettere c'era un'acciughina, ma era rara. A me non piacciono troppo grossi. C'è qualcuno che mi ha anche criticato, mi ha detto questi sono spaghetti e io gli ho risposto forse perché non sei buono a farli fini. C'era addirittura chi le faceva con gli avanzi della pasta del pane, lievita, quindi erano tutta un'altra cosa, però sempre pici sono. Vedi la pasta come elastica e come tiene? Piglia forma la nostra porzione di pici. Se sulla spianatoia ci fosse stata tanta farina, questo movimento non te lo permette, capito? Non ti si arrotola, diventano dei pezzi quadrati. Quando i pici sono fatti non possono stare troppo sulla spianatoia, altrimenti si seccano e il risultato non sarà più lo stesso. Quindi contemporaneamente prepariamo il nostro sugo. È arrivato il momento di passare alla fumicatura dei pomodorini pachino. Accendiamo il fuoco in una griglietta da terrazzo piccola.
Poi ci mettiamo 2 legnetti, belli secchi, prendono subito. Usiamo per l'affumicatura alberi dal frutto, questi credo che siano rami di susino. La fiamma si abbassa un pochino. Iniziamo mettendoli più lontano dal fuoco. Abbassa un po' la calotta superiore, diminuisce la fiamma e si affumicano. Ci metteremo 10 minuti, un quarto d'ora e lo utilizzo per dare questo sentore di affumicato che in una matriciana normale non esiste, ma è molto piacevole con il pecorino e il pomodoro fresco. Ecco qua. Allora, passato 10-15 minuti, tiriamo fuori i nostri pomodori e poi lo mettiamo nello chinoise. Con un mestolino lo strizziamo e raccogliamo tutta l'acqua. Raccogliamo tutta l'acqua del pomodoro affumicato, avremo un'acqua profumatissima di pomodoro affumicato senza vedere naturalmente nel piatto il colore del pomodoro. Adesso passiamo alla fase successiva che è il succo della matriciana. Prendiamo una mezza cipolla rossa, si affietta sottile la nostra cipolla, ecco qua. Uno spicchio d'aglio intero, mettiamo nella pentola, aglio e cipolla, si fanno stufare a fuoco basso. A questo punto si aggiunge il guanciale, affettato sottilmente, che si abbrustolisca bene e che rilasci tutto il suo gusto. Questo è guanciale di cinta senese, bello rosolato, che lasci tutto il suo gusto. Ne lasciamo 4 fette per fare la guarnizione del piatto. Aggiungiamo l'aceto di vino rosso, il vino bianco e lasciamo sfumare. Quando sarà completamente evaporato, aggiungiamo l'acqua affumicata dei nostri pomodori. E già dal profumo si sente il gusto della matriciana e l'affumicato del pomodoro. Quando si sarà ridotto all'incirca della metà, spengiamo e filtriamo la nostra salsa. Filtriamo la nostra salsa con uno chinoise. Questo è il succo della nostra matriciana. Se riusciamo a farla con un po' di anticipo e questo succo si fredda, possiamo sgrassare il grasso in eccesso. Aggiungiamo un po' di pepe fresco. A questo punto dobbiamo fare il coulis di pomodoro, ma lo sapete fare tutti il coulis di pomodoro, comunque ve lo racconto. Incidiamo i nostri pomodori ben maturi e li passiamo in acqua bollente, freddandoli poi in acqua e ghiaccio. Pelati, tolti i semi, vengono messi a scolare con un pizzico di sale, dopodiché vengono frullati e il nostro coulis è pronto. Prepariamo la salsa di pecorino. Mettiamo a scaldare il latte in un pentolino e misuriamo la temperatura. Perché per fare una bella crema di pecorino senza essere né granulosa né stracciata dovremmo arrivare ai 55 gradi. Se è sotto i 55, intorno ai 40, il grasso non si scioglie e viene granulosa. Se è sopra i 65 si straccia perché si separa il grasso dalla caseina. Quindi dovremmo essere intorno ai 55 gradi. Sciogliamo il pecorino.
Ecco qui la nostra salsa di pecorino, a posto. Allora, le fette di guanciale che avevamo lasciato da parte vengono messe in forno a 160-170 gradi per 4-5 minuti. Vengono tostate bene e serviranno per la guarnizione del nostro piatto per dargli croccantezza e gusto. Ci servirà per la guarnizione del nostro piatto anche un cipollotto fritto che ora andiamo a preparare. Allora, intanto che l'olio si scalda, passiamo il nostro cipollotto nella farina. Si toglie tramite un colettino la farina in eccesso, si tuffano nell'olio per pochi minuti e sono pronti. Abbiamo fritto il cipollotto in olio di semi di girasole alla temperatura tra 160 e 170 gradi perché restano più chiari, altrimenti noi qualunque preparazione la facciamo con l'olio di oliva, però per friggere le verdure restano più chiare, restano più limpide. Ecco, appena i nostri cipollotti prendono colore si tolgono e si mettono su carta assorbente. Abbiamo preparato tutti i nostri ingredienti, saliamo l'acqua e buttiamo il piscio. Allora, buttiamo i pisci nell'acqua bollente salata. Devono bollire solo proprio un minutino, pasta fresca, eccola, tornano in superficie. Nel frattempo tostiamo un pochino di pepe di mulinello, mettiamo nella padella la nostra matriciana diversa. Vedete, per essere un sugo la matriciana è trasparente. Facciamo assorbire il nostro sugo. Aggiungiamo un pochino di olio. Il sugo è stato assorbito, c'è stata una bella mantecatura, spingiamo il fuoco. Allora, il piscio è mantecato, la cottura è giusta, proseguiamo all'impiattamento. Questo è il sughino della nostra matriciana. Ecco qua. Il nostro coulis che abbiamo leggermente scolato. Guanciale. Salsa di pecorino e cipollotto fritto, per ricordare che nella nostra matriciana ci abbiamo messo aglio e cipolla. Questo è il mio piatto dei pisci per il concorso Acqua di Chef. Un saluto a tutti e buon appetito quando avete fatto i pisci.